Bentornati a tutti ragazzi e benvenuti ai nuovi. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono Luca Sforza Morrison, uno storyteller, amante della natura e un pescatore. Come vedete mi sto dando al trekking in montagna. Rimanere in contatto con la natura, preferisco stare in mezzo alle montagne. E oggi con l'occasione vi volevo parlare di quella pescata magica fatta insieme a Alessio Facchini, Francesco Fuccelli e Diego Garrillo. Tutto era partito durante la pandemia, la prima ondata, che eravamo rinchiusi. Io e Francesco volevamo farci una pescata insieme e non riuscivamo, sempre molto sfortunati. E allora ci eravamo organizzati per andare a Scandarello. E all'improvviso però lui decide di partire prima perché con il lavoro aveva un momento di stop. Dico: Franci, non c'è nessun problema, l'importante è che mi aspetti, che non vai via e facciamo qualche giorno di pesca insieme. E lui mi dice: sì, non ti preoccupare, vado su con Diego e ci vediamo a Scandarello. Dico: ok Franci. Io ero un po' timoroso perché pensavo adesso va su Francesco e Diego, me le piccano tutte, io vado su e faccio cappotto. Quando mi manda tutte queste foto con i video, io dico: no, la piccate tutte, che vado a fare? No, ok, ci devo andare perché voglio stare con Francesco, un po' immerso nella natura, ne ho bisogno. Prendo e parto. E da qui nasce questa storia, ragazzi. Neanche avevo calato le canne e Francesco mi sveglia subito da questo fantastico sogno di vedermi Scandarello pieno d'acqua e subito una partenza ci fa saltare nel gommone. Direttamente dal centro del lago rilasciamo il pesce e andiamo. Vai morso! Ho fatto diverse pescate con Francesco, sempre in posti abbastanza complicati, in momenti difficili, perciò non siamo stati quasi mai fortunati. Perciò vederlo catturare una carpetta, anche se piccolina, e in un momento che i pesci stavano rallentando, mi stava dando buona fiducia. Le calate erano semplici all'inizio, perché le carpe mangiavano all'inizio degli alberi, perciò pescare al margine degli alberi era molto proficuo. Ma le cose stavano cambiando, il tempo cambiava, dal sole si passava all'acqua e il livello saliva. Mi viene da parlare sottovoce come quando ero lì, perché la prima notte è stata magica. Siamo stati invasi dalle stelle, siamo in un lago in alta montagna, perciò le stelle è come se le tocchi. La notte è stata talmente magica che non è partito niente. Il giorno ci siamo svegliati un po' con l'amaro in bocca, che ho la voglia di rifare tutto perché Francesco sarebbe andato via nel pomeriggio e sarebbe arrivato Alessio Facchini. Era proprio tutto come volevo che non accadesse. Sapevo che Francesco era arrivato prima e aveva dato tantissimo in quella postazione, perciò ero un po' timoroso perché dovevo fare una sessione lunga e non c'erano altre postazioni libere. Sapevamo che gli spot in cui pescavamo erano buoni, ma siccome non abbiamo avuto partenza ci siamo spostati di qualche metro. Appena spostati gli inneschi, neanche il tempo di appoggiare le canne sul picchetto che già eravamo in combattimento. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. In mezzo agli alberi non hai tanto spazio e le canne da 6 piedi mi hanno consentito di assecondare il pesce in qualsiasi modo. Mi sentivo tranquillo ed ero felicissimo, però trasmettevo poca fiducia a Francesco, perciò pensava che ero poco concentrato. Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably $sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't.
All'improvviso le incertezze si trasformano in certezze e lo spot nuovo funzionava e io in quel momento volavo. Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my Abbiamo approfittato che il combattimento l'abbiamo fatto proprio nelle vicinanze dove avevo calato l'innesco per ricalare subito la canna. Tornati a riva però abbiamo messo un attimo il pesce in sacca per metterci un attimo un giacchetto perché stava cominciando a piovere, ma non c'è stato tempo. Ho sentito che ha scattato. Ho sentito i sì, tira verso ora. Sta tirando, guarda lo sta. Fermo. Un lemoniato. Non pesce, Potremmo mettere il giro di là dopo, non mi corre dietro. Spiava la pianta fra bagnero. Fermo. Stiamo tirando in due, è troppo. Fermo. Sì! Mamma mia, che vitello! Basta la luce. Mamma mia. Pesa, Pesa. Fermo. Zia e nipote. Cattiva questa due. Cattivissima. Yappi? Va bene l'altezza dei pesci? Dai che io sto fermato da un po' di qua, fra. Così. È stato tutto perfetto fino a questo momento, poi Francesco parte, le temperature cambiano, il livello continua a salire e le carpe iniziavano a mangiare molto più dentro agli alberi, perciò le calate iniziavano a essere più complicate, piene di incagli e non era facile, anche perché vi ricordo che stavamo pescando, quelli che vedete non sono cespugli, sono proprio alberi. Non devi.
che pompano, che sennò via metri che noi ci avviciniamo. Sa che adesso lo tocca togliere. Sgrulla la Sgrulla. Piagniamo 63. Savace, poverino, non è stato tanto fortunato, ma ve l'ho detto, non era facile fare pesci, soprattutto quando erano d'Italia, quando eri in mezzo agli incagli, in mezzo a tutti quegli erbai. Però qualche pesce l'abbiamo fatto. Il buongiorno si vede dal mattino. E anche Diego subito a guadino, guarda che bel pesce, giralo verso di noi un po' con la testa. Eccolo. E bravo Diego, tirava? Mamma mia, che combattimento, ragazzi. Capito da dove motiva da quella fuori? Bello, pensavo peggio. Bello. Sei bellissimo. Magari ci mandi mamma. Sei felice? È un bellissimo pesce, tante volte la dimensione non conta. Tu lo sai bene. No. Ho trovato il modo per spiegarvi meglio come pescavamo e dove pescavamo, perché questo posto è molto simile allo spot. Qua sulla sinistra c'era la tenda, qua al centro passa il fiume e sulla destra ci sono gli alberi con tutti gli spot. Le prime partenze le facevamo qua, fuori dagli alberi, poi piano piano le carpe iniziavano a insospettirsi. Le carpe più grandi iniziavano a girare dentro agli alberi e dietro agli alberi e non uscivano più fuori. Perciò se volevo fare qualcosa in più dovevo inventarmi un qualcosa per riuscire a tirarla fuori. Avvicinare troppo gli inneschi agli alberi significava perdere sicuramente il pesce, perciò dovevo inventare qualcosa di più sicuro che mi permetteva di tirare fuori il pesce con sicurezza. Ho tagliato una camera d'aria della bicicletta e facciamo che questo sia il terminale che ho già calato con il sasso a perdere. Faccio un giro sull'albero e faccio passare la camera d'aria su se stessa prendendo anche il filo. E infilo un bastoncino, così che ho creato la mia canna da pesca con mulinello e frizione. Quando il pesce abboccherà, il ramo farà tutto il lavoro, perché se il pesce tira il filo non si stacca e scorrerà a fatica, e questo mi dovrebbe permettere di arrivare sul pesce senza che lui vada a incagliare dentro gli alberi. Una volta arrivato, estraggo il bastoncino e sono pronto al combattimento.
Quando ormai ci avevo perso le speranze e dormivo profondamente nel cuore della notte, un bip mi fa saltare dal lettino. Salto sul gommone e inizio il lento recupero, perché non c'è combattimento, il filo è attaccato alla pianta. Arrivato sullo spot vedo che il rametto che avevo messo come sicura stava per saltare, cerco di forzarlo un attimo così non devo appoggiare la canna sul gommone visto che ero da solo. Ma non ci riesco, appoggio la canna, stacco il rametto, ma la canna si intreccia. La Madonna! Con un po' di nervoso sono riuscito a strecciarla, ma ero in contatto diretto con il pesce adesso. Come l'ho staccato dall'albero il pesce ha iniziato a tirare come una furia e mi trascinava verso gli alberi. Allora ho cercato di contrastarlo con il motore e la canna. È da questo momento che mi rendo conto di avere a che fare con un pesce importante. E da questo momento tutti i fantasmi che avevo dentro iniziano a parlarmi e dicevano che era una storia già scritta di uno di quei pesci che tirano tanto e non riesci mai a vedere. Era un fantasma, stavo dando tutto non per prenderlo, ma solo per vederlo. Come l'avvicinavo, abbassavo la luce e poi scappavo. Come guadagnavo 2 metri, lui se ne riprendeva 4. Era tutto al limite, ve lo giuro, ci stavo quasi mettendo tutta la forza, frizione chiusa, e il pesce non ne voleva sapere. A un certo punto pensavo che la canna si rompesse. Pensavo che avesse già dato tutto questo pesce, ma mi stava riportando verso gli alberi. Allora ho deciso di recuperare e usare il motore per andare indietro. A un certo punto ha funzionato, ma poi non ha più voluto. Mi ha letteralmente strappato la canna dalle mani. Dopo circa 12 minuti di combattimento, lei era ancora lì, più forte di prima. Io ero incredulo su quello che mi stava capitando. Puntava la pianta come non aveva mai fatto e questa volta ce l'ha fatta. A questo punto ho dovuto riappoggiare la canna sul gommone, prendere il filo in mano, strecciarla dall'albero, fare retromarcia con il gommone e ricominciare il combattimento. Quando rientro in contatto con il pesce mi rendo conto che la canna è intrecciata a metà, perciò velocemente riesco a strecciarla, ma il pesce comincia a tirare come una bestia. E a quel punto mi rendo conto che la canna è ancora intrecciata sul cimino. A quel punto non posso più permettermi di fare come prima, non ho tempo, il pesce sta tirando, lascio la canna e la faccio roteare in aria. Dai, te prego. Eravamo arrivati a un punto di stallo. Io non gli davo più filo, ma lei non me ne concedeva più neanche un centimetro. Sapevo che non avrebbe retto a un altro incaglio sulla pianta, perciò a questo punto ho iniziato a forzare tanto. Quando l'ho messa dentro il guadino non avevo neanche le forze per affacciarmi e vedere che pesce avevo appena preso. Come dice Trainspotting, prendete l'orgasmo più forte che avete mai provato, moltiplicatelo per 1000, ma neanche allora ci sarete vicini.
Un po' più basso con la testa. Ok. Se no te la provo. Fuccia, saluta, guarda se c'entri. Ragazzi, questo è l'ultimo pesce che ci regala il magico lago di Scandarello. Sono dei combattenti incredibili, con una forza incredibile, presi in un posto incredibile. Alla prossima avventura. Mi preme dirvi una cosa, perché io non indosso mai il giubbotto di salvataggio, non perché non penso che sia importante, io ce l'ho in barca. La prima cosa che dovete fare prima di salire in barca, mettetevi il giubbotto di salvataggio, perché è pericoloso e se cadete in acqua la notte e siete da soli vi può prendere il panico e non si può sapere quello che può succedere, perciò mi raccomando. Io vi saluto, non vi rubo altro tempo, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un abbraccio a tutti, ciao! Grazie a tutti quelli che supportano e supporteranno il mio canale, e fatemi una promessa: non abbandonate mai le acque libere.